Vi piace la tradizione inglese del tè? Vi piacerebbe sapere com'è nato questo rito tutto britannico? E soprattutto, volete scoprire quali sono i modi tradizionali di gustarsi il tè in puro stile inglese? Se siete stati in vacanza in Inghilterra, avrete sicuramente notato la quantità di sale da tè che ci sono dappertutto, nelle città, nelle piccole cittadine e soprattutto nei villaggi della campagna inglese. In questo video vi racconterò quali sono le origini del rito britannico del tè. Vi parlerò di come si prepara un perfetto tè in stile inglese e vi spiegherò le differenze tra cream tea e afternoon tea, le due modalità con cui ancora oggi gli inglesi bevono il tè. Restate con me per una full immersion nell'affascinante tradizione inglese del tè del pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. Dunque, oggi parliamo del tè, la bevanda inglese per eccellenza. Inghilterra e tè sono un binomio indissolubile. Quando si pensa a una tradizione tipicamente inglese, il famoso tè delle 5 è sicuramente una di quelle che viene subito in mente. Nella campagna inglese ci sono tantissime tea room. Sono luoghi, come dire, un po' fuori dal tempo, che emanano un fascino tipicamente britannico e in cui ti aspetti davvero di vedere entrare Miss Marple da un momento all'altro. Io amo andare alla scoperta di questi posti e gustarmi un tradizionale cream tea o una fetta di torta fatta in casa. Credetemi, è davvero un'esperienza da non perdere per calarsi fino in fondo nell'atmosfera british. Ed è proprio perché a me la tradizione del tè piace così tanto che ho deciso di creare questo video. Ma da dove viene questa tradizione? Quando è iniziata? E soprattutto, come è entrata a far parte dell'iconografia inglese? Allora, il tè è arrivato in Inghilterra nella metà del 1600, inizialmente come bevanda curativa, ed è diventato popolare grazie alla moglie di re Carlo II, la portoghese Caterina di Braganza. Caterina divenne regina d'Inghilterra, Scozia e Irlanda nel 1662 ed è anche associata all'uso della parola tea, cioè tè in inglese, che è scritto Thea, T-E-A. La leggenda narra infatti che Caterina portò con sé in Inghilterra molti oggetti di lusso, tra cui tazze e bollitori di porcellana, proprio per preparare il tè, e soprattutto una cassa in cui erano conservati sacchetti di foglie di tè essiccate. Questa cassa aveva un'etichetta, Transporte de Ervas Aromáticas, cioè trasporto di erbe aromatiche in portoghese, e le iniziali di queste tre parole formano proprio la parola tea. Ora, l'attendibilità di questa storia è abbastanza incerta, ma quello che è certo è che la nuova regina arrivata dal Portogallo fu la prima a rendere il tè popolare tra l'aristocrazia inglese. Nel 1700 poi il tè divenne talmente popolare in Inghilterra che tutti volevano berlo. A quel tempo il tè veniva importato dalla Cina, dalla famosa Compagnia delle Indie Orientali, ma siccome era pesantemente tassato, la maggior parte delle persone non poteva permetterselo. Ovviamente, come si dice,
fatta la legge, trovato l'inganno. Nel caso del tè, questo significava un diffuso contrabbando e un vero e proprio mercato nero. Questa cosa divenne talmente evidente che alla fine del 1700 il governo inglese decise di abbassare la tassa sul tè. Pensate, dal 119% al 12,5%. Wow, un bel taglio, direi. Come potete immaginare, questa decisione rese il contrabbando non più conveniente e contribuì a una vera e propria esplosione del consumo di tè tra l'aristocrazia e la borghesia terriera. A metà dell'Ottocento poi cominciò anche a diffondersi il rito del cosiddetto afternoon tea, cioè il tè del pomeriggio, che è di moda ancora oggi e di cui vi parlerò meglio più avanti. Il merito di questa innovazione lo si deve alla settima duchessa di Bedford, cioè la duchessa Anna. La storia narra che un giorno la duchessa avesse particolarmente fame tra pranzo e cena e allora chiese ai suoi domestici di servirle il tè alle 4 del pomeriggio insieme a pane, burro e dei dolcetti. Questa pratica poi divenne un'abitudine e Anna iniziò a condividere questo rito quotidiano con conoscenti della sua cerchia sociale. Questi ultimi a loro volta iniziarono a fare lo stesso con altri amici e, come si dice, il resto è storia. Alla fine dell'Ottocento poi il consumo di tè iniziò anche a diffondersi tra le classi sociali meno abbienti, in particolare tra la cosiddetta working class, cioè la classe operaia. In quel periodo iniziò a prendere piede la tradizione del cosiddetto high tea, che si distingueva dal low tea, tipico invece dell'aristocrazia e della borghesia terriera. L'high tea, che letteralmente significa il tè alto, si chiamava così perché veniva consumato sui tavoli tipici della working class, i cosiddetti farmhouse table, tipo questo. Era in sostanza una sorta di cena a base di pane, formaggio, torte salate, i cosiddetti pies, ma anche patate, ogni tanto carne essiccata e ovviamente il tè come bevanda. La cosa curiosa è che nel nord dell'Inghilterra, in Galles e anche in diverse aree della Scozia e del Nord Irlanda, cioè nelle regioni industriali e minerarie del Regno Unito, ancora oggi si usa la parola tea anziché dinner o supper, come sarebbe corretto, per indicare la cena. Quindi, per dire vado a casa per cena, in quelle zone si dice abitualmente I'm going home for tea, cioè vado a casa per il tè, anziché I'm going home for dinner, cioè vado a casa per cena. Sembra addirittura che l'uso della parola tea per indicare la cena sia uno dei principali esempi del divario culturale tra nord e sud dell'Inghilterra, con il nord tendenzialmente industriale e operaio e il sud più agricolo e borghese. Curioso, no? Il low tea invece, cioè letteralmente il tè basso, che di fatto è quello che oggi noi chiamiamo afternoon tea, veniva solitamente consumato tra le 3 e le 5 come una sorta di rito sociale tra le classi più ricche. Si chiamava così perché, a differenza dell'high tea, veniva servito sui tavolini bassi dei salotti di rappresentanza, chiamiamoli così, dell'aristocrazia e della borghesia. Il low tea comprendeva cibo più raffinato, come ad esempio gli scones, di cui vi parlerò più avanti, piccoli sandwich, marmellata di fragole o di arancia, la cosiddetta marmalade, e ovviamente torte e dolcetti. Oggi il tè fa parte della vita quotidiana di tutti gli inglesi, indipendentemente dall'età, dall'estrazione sociale e dal livello di istruzione. Credo che non esista una casa inglese
neanche quelle che vengono affittate per pochi giorni, dove in cucina non ci sia la famosa kettle, cioè il bollitore elettrico che viene utilizzato per portare velocemente l'acqua al punto di ebollizione. Quando mi sono trasferita a vivere in Inghilterra 12 anni fa, questa cosa francamente mi sembrava un po' strana, perché in Italia il bollitore non è un elettrodomestico molto comune, o almeno non lo era finché io ci ho abitato. Poi però ho capito perché. Considerato il numero di tazze da tè che gli inglesi bevono ogni giorno, il bollitore è sicuramente molto più pratico e veloce del classico pentolino che almeno io usavo in Italia per scaldare il tè. Oltretutto, il bollitore è anche utile per preparare il caffè solubile, che molti inglesi, e onestamente anch'io da quando mi sono trasferita a vivere qui, bevono al posto dell'espresso. Quindi, come dire, ben venga la kettle. Dunque, chiarito quali sono le origini storiche della tradizione del tè in Inghilterra, vediamo adesso come si prepara e soprattutto come si consuma il tè tra i sudditi di Sua Maestà. La prima cosa da chiarire è che nella pura tradizione inglese il tè andrebbe preparato utilizzando foglie essiccate della pianta del tè e non le classiche bustine da immergere nella tazza o nella teiera. Le foglie vengono di solito poste in un piccolo colino a trama fitta, aperto o a palla, innaffiate con l'acqua calda e lasciate in ammollo da 2 a 5 minuti al massimo. Non di meno, perché altrimenti il tè non sa di niente, ma neanche di più, per evitare che diventi troppo forte. Nella realtà, oggi la stragrande maggioranza degli inglesi usa le bustine monouso, che sono sicuramente più pratiche, e il tè in foglia è rimasto, come dire, appannaggio delle tea room di lusso e di qualche nostalgico dei tempi che furono. Per preparare un vero tè all'inglese è poi molto importante la temperatura dell'acqua, che non deve mai arrivare al punto di ebollizione. La temperatura ideale è tra i 90 e i 98 gradi e varia a seconda del tipo di tè. Per i cosiddetti black tea, cioè i tè a foglia scura tipo l'English breakfast, il Darjeeling o l'Earl Grey, o per i green tea invece, cioè i tè a foglia verde che sono tipici soprattutto della Cina e del Giappone, la temperatura giusta è intorno agli 80 gradi. Infine, una tradizione tipicamente inglese che può apparire un po' strana a persone di altri paesi è quella del white tea, il tè bianco, cioè il tè bevuto con latte. Ma perché gli inglesi bevono il tè con latte? Io me lo sono chiesta tante volte. Allora, esistono diverse teorie al riguardo. Secondo una di queste, l'uso del latte freddo serviva a evitare che le tazze da tè di minore qualità andassero in 1000 pezzi quando veniva versata l'acqua calda. Secondo un'altra teoria, invece, il latte serviva a evitare che il tè puro macchiasse le costose tazze di porcellana che erano utilizzate dalle classi più ricche, e vi assicuro che le bustine di tè nero macchiano davvero tutto. Il latte infine serviva anche a smorzare il cattivo gusto e il sapore forte e spesso amaro che è tipico dei tè di scarsa qualità. Insomma, qualunque sia la ragione, questa usanza si è decisamente radicata e oggi la stragrande maggioranza degli inglesi beve il tè con latte. Tanto per darvi un'idea, io non penso di aver mai visto uno dei miei colleghi bere il tè senza latte. L'unica eccezione è quella dei tè verdi, che hanno un sapore direi molto più delicato e che di solito si bevono puri, proprio per gustarne appieno l'aroma e la fragranza. Ormai anch'io mi sono abituata a bere il tè con il latte, ma
Quando sono arrivata qui in Inghilterra, devo ammettere che la cosa mi sembrava molto strana, visto che in Italia io il tè l'ho sempre preso col limone e lo zucchero. Qui il tè col limone non esiste proprio e quando l'ho nominato ad alcuni amici inglesi mi hanno guardato con due occhi sgranati. Allora, a questo punto è arrivato il momento di parlarvi delle due modalità con cui oggi si beve tipicamente il tè qui in Inghilterra, e cioè il cream tea e l'afternoon tea. E soprattutto di spiegarvi le differenze tra queste due tradizioni, che spesso vengono confuse, ma che in realtà sono molto diverse tra di loro. Ora, per fare questo, la cosa migliore è portarvi direttamente con me in due tea room e farvi vedere in presa diretta in cosa consistono nella pratica queste due tradizioni. Allora, per parlarvi della tradizione del cream tea, oggi vi porterò da Cassandra's Cup. Cassandra's Cup è la tea room di Chawton, cioè il villaggio in cui vivo, e si chiama così in onore della sorella di Jane Austen. È un posto dove io vengo spesso, sia per prendermi un tè o per gustarmi una bella colazione inglese, sia per comprare prodotti freschi a chilometro zero, perché Cassandra's Cup è anche la bottega del nostro villaggio. Qui si mangia molto bene e l'ambiente è accogliente e romantico, ma la cosa che la rende unica è sicuramente la vista impagabile sulla casa di Jane Austen, che si trova letteralmente dalla parte opposta della strada. Ora però basta con le chiacchiere e andiamo a gustarci un bel cream tea. Il cream tea è una tipica merenda british, originaria del Devon e della Cornovaglia, ma che oggi è diffusa in tutto il Regno Unito ed è tipica soprattutto delle tea room dei villaggi della campagna inglese, tipo Cassandra's Cup. Questa tradizione comprende gli scones, cioè dei piccoli panetti dolci di pasta frolla, che possono essere plain, cioè semplici, oppure con l'uvetta, i cosiddetti fruit scones, la clotted cream, c'è una specie di panna burrosa particolarmente ricca che è originaria proprio del Devon, la marmellata, che nel caso del cream tea è tradizionalmente quella di fragole, anche se oggi si può scegliere tra tanti altri gusti, e ovviamente il tè. I tè migliori per il cream tea sono quelli scuri, tipo l'English breakfast o l'Earl Grey. Il motivo è perché rispetto ai tè verdi, i tè scuri con il loro sapore robusto e intenso si sposano meglio con la ricchezza della clotted cream e il dolce della marmellata. A me piace l'Earl Grey, quindi questo è quello che ho scelto oggi per il mio cream tea. Come potete vedere, si tratta di una tradizione abbastanza semplice, ma sicuramente molto gustosa e anche particolarmente sostanziosa, direi. Il cream tea è anche al centro di un dibattito infinito che dura da sempre qui nel Regno Unito e che vede contrapposte le due contee da cui questa tradizione ha avuto origine, cioè il Devon e la Cornovaglia. Tutto ruota intorno a una semplice domanda: qual è il modo giusto per mangiare gli scones nel vero cream tea? Esistono infatti due modi per farlo. Nel primo caso, cioè quello tipico del Devon, si taglia lo scone a metà in orizzontale. Si spalma prima la clotted cream, un bello strato direi, magari anche doppio, poi la marmellata, anche in questo caso senza fare economia, e si mangia lo scone così farcito insieme al tè. Buonissimo! Secondo lo stile tipico della Cornovaglia, invece, prima si spalma la marmellata,
poi la clotted cream, invertendo di fatto gli ingredienti. Io preferisco lo stile Devon, cioè quello con la clotted cream sotto e la marmellata sopra, ma alla fine il risultato non cambia. Il cream tea è comunque un modo piacevole e gustoso per bersi un bel tè in una romantica tea room di campagna tipo questa. Per parlarvi dell'afternoon tea sono venuta in un posto davvero speciale, Tinley Hall, questo splendido albergo nella campagna dell'Hampshire che si trova a Hook, un villaggio a circa mezz'ora da Chawton, dove vivo io. Tinley Hall è una vecchia residenza di campagna che risale al 1700 e oggi è un albergo di lusso con spa della catena Elite Hotels. È un posto ideale per trascorrere un romantico weekend di coppia nella campagna inglese o anche solo per gustarsi un raffinato afternoon tea in uno dei suoi eleganti saloni. E questo è proprio quello che farò adesso, godermi un afternoon tea e mostrarvi come viene interpretata oggi questa tradizione qui in Inghilterra. Come vi dicevo prima, l'afternoon tea è di fatto l'erede moderno del cosiddetto low tea, cioè il passatempo sociale che diventò molto popolare tra l'aristocrazia e la borghesia inglese a metà dell'Ottocento. In realtà, la versione moderna è molto più ricca ed elaborata di quella originale, che consisteva essenzialmente di alcuni sandwich e qualche dolcetto, oltre ovviamente al tè. A differenza del cream tea, l'afternoon tea è tipico delle città e degli alberghi di lusso, più che delle tea room di campagna, ed è proprio per questo motivo che sono venuta qui a Tinley Hall, un luogo che offre sicuramente il contesto giusto per mostrarvi questa sofisticata tradizione. Allora, il rituale dell'afternoon tea parte ovviamente dalla scelta del tè. Anche in questo caso i tè scuri sono quelli migliori. Le opzioni sono più o meno le stesse del cream tea, English breakfast, Earl Grey o Darjeeling. Il tè va rigorosamente preparato con le foglie essiccate e mai con le bustine monouso. Le foglie di tè si immergono nella teiera insieme all'acqua calda, come dicevo prima, mai bollente, e il tè viene filtrato con un piccolo colino a trama fitta appoggiato sopra la tazza. Dopo il tè viene il pezzo forte, un'alzatina a 3 ripiani che contiene una generosa quantità di cibo, sia dolce sia salato. Nel primo livello, quello più basso per intenderci, ci sono i tramezzini e altri cibi salati. La versione tradizionale comprende 3 tipi fondamentali di sandwich, che vengono tagliati in verticale a formare quelli che si chiamano finger sandwiches, cioè i panini a forma di dito. Nel secondo livello, cioè quello intermedio, ci sono gli scones, che sono gli stessi panini dolci di pasta frolla di cui vi ho parlato prima, quando vi ho spiegato cos'è il cream tea. Di solito ci sono anche dei piccoli contenitori con la marmellata e la clotted cream, cioè i 2 ingredienti con cui si mangiano sempre gli scones qui nel Regno Unito. Nel terzo livello, infine, ci sono i dolci veri e propri, e qui c'è solo l'imbarazzo della scelta per lo chef che prepara l'afternoon tea. Si va dai piccoli dolci di cioccolato ai bignè ripieni di crema o panna, fino a vere e proprie torte spesso con frutta. Secondo l'etichetta tradizionale dell'afternoon tea, si inizia a mangiare dal basso, cioè dal cibo salato. E poi si procede in ordine crescente, salendo un livello alla volta.
per finire poi con i dolci. Il tutto ovviamente costantemente accompagnato dal tè, di cui si finisce per bere diverse tazze, mentre si completa questa vera e propria maratona culinaria. Queste sono le regole fondamentali dell'afternoon tea tradizionale, ma in realtà poi ognuno interpreta questa tradizione a modo suo, spesso con variazioni sul tipo di cibo e sulla sua presentazione. In sostanza, l'afternoon tea è diventato più un rito e un passatempo che una specifica tipologia di cibo da accompagnare al tè, e di fatto si è trasformata in una specie di cena anticipata, un po' come la pericena che è di moda in alcune città italiane. Oggi l'afternoon tea è riservato soprattutto alle occasioni speciali, ad esempio quando c'è qualcosa da festeggiare o quando si va in vacanza, o se si vuol passare un pomeriggio con gli amici come alternativa al pub. In generale io non sono una grande fan dell'afternoon tea, almeno per come viene interpretato oggi, perché secondo me ha un po' perso la sua identità tradizionale, ma è un'esperienza che consiglio comunque di fare almeno una volta nella vita, perché è parte della cultura britannica del tè, e in posti eleganti e raffinati tipo Tinley Hall mantiene ancora un fascino innegabile. Ecco, siamo arrivati alla fine di questo viaggio nel mondo della tradizione inglese del tè. Ovviamente ci sarebbero tante altre cose da dire, perché il tè è davvero una parte integrante della cultura britannica, ma spero di avervi dato un'idea generale di come questa tradizione si è sviluppata e viene vissuta ancora oggi qui in Inghilterra. A voi piace il tè? Siete mai stati in una tipica tea room di un villaggio inglese? E vi piacerebbe provare un autentico cream tea o un afternoon tea? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Un caro saluto e a presto con nuovi contenuti sull'affascinante mondo della campagna inglese. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per ricevere una notifica automatica ogni volta che pubblico un nuovo video. Grazie e ciao!